Come vedete ci dividono in gruppi da 30 persone. Ogni gruppo ha una lettera assegnata in base ai tempi. Noi siamo partiti con la J, il giorno dopo siamo scalati sulla I e oggi siamo in H, quindi più la lettera è alta, più performanti sono i gruppi. Noi siamo con questa coppia mista qui, c'è la biondina che è fortissima, se riusciamo a stargli in scia oggi. E quella che io e Pier chiamavamo la biondina si è rivelata essere a fine gara Ariella Kesling, non una cucurucu qualunque, bensì una ex pluricampionessa svizzera di ginnastica artistica, vincitrice di parecchie medaglie a livello nazionale ed europeo e votata per ben 3 anni consecutivi come miglior atleta svizzera dell'anno. La terza giornata prevedeva il percorso più corto delle 5 giornate, 50 km di percorrenza per un totale di 1900 metri di dislivello positivo e negativo. Partenza da Arosa ed arrivo ad Arosa. Fin da subito ci aspettavano 15 km di salita che ci avrebbero portato alla cima più alta dell'intera competizione, a 2614 metri di altitudine. Sento l'altitudine, non respiro, c'è 2006, non riesco a dar potenza. Siamo quasi a 10 km e lassù c'è il primo rifornimento. Salita durissima questa. Stiamo arrivando al primo rifornimento, dopo 10 km, l'ultimo pezzo di salita era veramente durissimo. Passato il primo rifornimento. No, io non ti sto vicino, fidati. Il posto esposto hanno detto che era, in effetti. Sì, è molto esposto questo pezzo di tracciato e soprattutto c'è la pressione anche di chi sta dietro che vorrebbe passarci, però la cosa è decisamente complicata. La scivolatina, guardare giù. Allungare, siamo arrivati al punto più alto della terza tappa e anche al punto più alto della Giuseppe. È bella ma veramente tosta. Oh figa! Siamo arrivati al secondo rifornimento, 30 km. Yasser.
2100 metri, manca l'aria qua. Hai già detto? Questo è die Osterhaber. Wir machen mit. Das ist 7338 Mountainbike, Duke Stefano Ghisini und der Pier Giuseppe Betassa. Questa è la nostra stanza, terza giornata, un disastro assoluto, come potete vedere. Abbiamo cambiato fino ad ora 2 hotel, questo è il secondo, domani andremo a Davos e sarà il terzo hotel. Le gambe vanno più o meno bene, ho un po' di acciacchi dovute ad un paio di cadute. Domani sarà la gara più dura di tutte le 5 giornate, ci saranno 3 montagne da scalare. Oggi ho sofferto tanto l'altitudine, lo Stambecco mi ha tirato, lo Stambecco ha fatto un gran lavoro oggi. Stambecco, sei in mutande ancora? Fatti vedere, fatti appari dal cesso. Lo Stambecco ha fatto un gran lavoro, a un certo punto lui si è fermato al ristoro e io ho detto io tiro dritto, bevo un attimo, tanto tu mi raggiungi dopo, infatti mi ha raggiunto dopo 15 minuti. Domani Stambecco, mi raccomando. Mani regolari in salita. Vuoi aggiungere qualcosa? È durissimo. È durissimo. Sì. Onestamente non me l'aspettavo così dura, devo essere sincero. Non siamo messi malissimo in classifica, chiaramente non navighiamo nelle zone alte della classifica, navighiamo nelle zone basse, però giorno dopo giorno saliamo. Adesso abbiamo conosciuto i nostri rivali e facciamo i percorsi insieme a loro, ci conosciamo ormai, arriviamo all'arrivo, ci scambiamo i pugni, ci facciamo i complimenti a vicenda. E c'è gente che va magari piano in salita ma poi in discesa. Scendono in maniera incredibile. È una cosa spaventosa. Sì. Gente che recupera minuti in discesa. Sì. Perdiamo tanto sulla discesa tecnica, questo sì. Altri punti dove dobbiamo migliorare, Pier? Migliorare sulla discesa tecnica sarebbe già un bel vantaggio. Altri punti in salita c'è... Salita dobbiamo migliorare, in discesa dobbiamo migliorare. Praticamente che cacchio siamo venuti a fare qua? A vedere com'è. Ora 18:30. Al villaggio sono rimasti i volontari. Stanno smontando le cose che non serviranno più per domani e preparando invece le griglie. Terza giornata oggi, circuito di Arosa, probabilmente la giornata più semplice dalle 5, anche se non andava sottostimata perché, come dicevano, la pendenza sarebbe stata molto alta e come l'altitudine siamo arrivati a 2600 metri, come il Skishorn, che è quella montagna che vedete dietro di noi, quella splendida montagna. Noi stamattina siamo andati non là sopra ma in una montagna alta come quella dall'altra parte di Arosa e lì ho penato molto come affanno, ero molto affannato. Lui invece oggi ha avuto una grande giornata, non ho avuto crisi, io invece sono entrato in crisi. È bello vedere come si svolge la gara, perché
Nei giorni passati lui ha avuto dei momenti di crisi, io no, e poi viceversa ci si deve aiutare, no? Insomma, ci si aiuta a vicenda e si cerca di portare a casa il miglior tempo possibile, senza esagerare, considerando che mi rimangono ancora 2 tappe, di cui una durissima domani e poi l'ultima. Domani dovrebbe essere la più dura. Sì, domani probabilmente è la più dura, 2700 metri di dislivello positivo. Sarà durissimo, anche perché sembra che i trail siano ancora molto tecnici anche domani. Ecco, e lì soffriamo un po' sui trail tecnici in discesa. Io sono appena uscito dalla sala massaggi, ho un problema al piede, non riesco a camminare bene e la massaggiatrice non ha capito se è una botta o un'infiammazione. Ha detto: se domani è blu vuol dire che è una botta, altrimenti vai piano, vai tranquillo, perché se è un'infiammazione potresti avere dei problemi. Speriamo. Oggi ho pensato più volte di ritirarmi, come il giorno prima e quello ancora prima. Volevi neanche partire. Ci si fa delle storie mentali durante la gara, basta, non ce la faccio più. Invece poi ho visto un cartello che diceva never give up, e lì allora abbiamo detto andiamo avanti. In classifica come siamo messi? Abbiamo guadagnato 2 posizioni rispetto a ieri, se ho detto bene, se ricordo bene. E più ci sono stati dei ritirati, In più sì, ci sono stati che dei non ritirati, risultano sì, nella esatto, graduatoria, che dovrebbero essere alla fine. Abbiamo scalato anche la classifica da quel punto di vista. Quindi da terzultimi eravamo la prima giornata, la seconda eravamo quintultimi e oggi siamo 8 ultimi, 8 ultimi. Probabilmente sì. Come si dice 8 ultimi? 7 ultimi. Però siamo nel gruppo dei men, dei giovanotti. Io non sono un giovanotto, lui è un giovanotto. E in questo gruppo ci sono i professionisti, quindi c'è Nino Schurter, ci sono 75 gruppi in totale, se non 75 sbaglio. coppie, sì. 75 coppie, e quindi è facile risultare a fine lista, però come detto il nostro scopo non è arrivare ultimi. Io tramuterei in finirla. Arrivare, anche se non abbiamo, sì. Anche se arriviamo ultimi non me ne frega niente, l'importante è chiuderla. Importante. Siamo più di metà, ormai si comincia a intravedere la fine. Se passiamo domani, poi l'ultimo giorno potrebbe essere come oggi, poco facile. E comunque non è per tutti una gara del genere. No, non è per tutti. Non per vantarci, io sto soffrendo, che non so se mi seguite su Strava, mi sono fatto un paiolo così tutto per un anno intero e sto soffrendo veramente tantissimo, le pene dell'inferno. Sto soffrendo in salita quando si va molto in alto e soffro nei trail tecnici in discesa. Possiamo comunque dire che insomma quelli che ci sono qua non sono tutti atleti, ma i fisici a volte sono un po', diciamo, non danno l'impressione di essere un atleta di grande livello, anche se vanno su fortissimo, esatto, e giù fortissimo. È impressionante, cioè anche di stazza piuttosto pronunciata, è incredibile come salgono e soprattutto è incredibile come scendono, ma vanno dritto al punto. Noi invece direi che nel nostro caso possiamo guadagnare qualche minuto in salita, ma in discesa ne perdiamo qualcuno in più probabilmente. Però non si sa mai la storia che c'è dietro, non si sa la storia che c'è dietro questa persona, magari è un ex professionista o magari è uno che va da 30 anni su questi trail, è uno della regione, quindi tu li guardi e dici alla faccia, ma sono così pippa, poi magari sì, è così. La gara comunque ci stiamo trovando bene, devo dire, è difficile ma insomma ci stiamo divertendo, no? Speriamo di chiudere. Divertendo è una parola grossa. Belle emozioni comunque, direi, no? Sì, chiudere il giro, finirlo, l'emozione è grande, però ho poche occasioni di guardarmi intorno perché devo sempre guardare la buca, il sasso, sia in salita che in discesa, il va di potenza, il ritmo cardiaco, insomma da una parte c'è la bellezza di aver chiuso e avercela fatta, dall'altra mi sto perdendo molti scorci panoramici che con l'All Mountain invece torneremo. Tutto il tempo. Torneremo. E con questo vi salutiamo, ciao e alla prossima!